La Basilica di Santa Caterina d'Alessandria è una basilica realizzata sulla fine del 1300, nel 1391, per volontà di Raimondello Orsini del Balzo, questo signorotto del luogo di Soleto che scelse Galatina per realizzare questa basilica. Una basilica francescana, ma dedicata a Santa Caterina, non a San Francesco. Questo perché Raimondello Orsini, al ritorno dalle crociate, passò dal Monte Sinai e recuperò una reliquia della santa, il suo dito conservato qui ancora in basilica, nel museo della basilica. L'interno, come avete potuto vedere, è quasi completamente affrescato. Degli affreschi se ne occupa la moglie, la principessa Maria d'Enghien. E la particolarità è che quelli che noi vediamo sono addirittura il secondo ciclo di affreschi, in quanto il primo ciclo è stato totalmente ricoperto, perché non piacque alla committenza, che ordinò di riaffrescare nuovamente tutta la basilica. All'interno della basilica vengono narrati diversi cicli pittorici, partendo dall'Apocalisse, la Genesi, la vita di Cristo. È un susseguirsi di immagini, di racconti, che servivano per diffondere, per divulgare la parola di Dio agli ultimi, a quelli che non sanno né leggere né scrivere. Oggi la basilica è uno dei monumenti più importanti del Salento e dell'intera Italia meridionale, in quanto è l'unica affrescata in questa maniera dopo la Basilica Superiore di Assisi. Il flusso turistico presente oggi in Basilica è notevole e grazie soprattutto alla comunità dei frati minori, insieme ai tanti volontari che accolgono i turisti e li guidano all'interno della Basilica per poter far ammirare loro la bellezza e appunto continuare a diffondere quella che è la parola di Dio. Questo è un convento, basilica che vedete, Santa Caterina d'Alessandria. Noi siamo francescani, nel senso cioè che abbiamo una visione particolare che comprende la provincia di Lecce, Taranto e Brindisi. E quindi noi in queste città abbiamo una presenza particolare, soprattutto di assistere le persone che vivono in questi tre ambienti così grandi. Naturalmente abbiamo dei conventi particolari, i conventi che non soltanto manifestano la grandezza di ciò che il convento dice, ma è perché veramente noi come frati minori abbiamo la capacità, dovremmo avere ancora di più la capacità di esprimere ciò che San Francesco ha detto a noi. Frati minori vuol dire proprio essere capaci di esprimere ciò che San Francesco ha voluto dire a noi. Cioè la vita nostra, una vita che attraverso la presenza dei vari conventi dobbiamo esprimere che cosa? Ciò che San Francesco vuole dire. Cioè noi dobbiamo vivere la vita cristiana, una vita particolare, una vita che dice soprattutto una coesione tra di noi, mediante una presenza particolare nei vari conventi, una presenza di frati che esprime esattamente una vita particolare, una vita, una presenza che vuole esprimere ciò che San Francesco ha voluto da noi. Siamo all'interno in quello che oggi è il museo della Basilica, dove vengono conservate le reliquie, tra cui il dito di Santa Caterina e altri pezzi, altri elementi che anticamente erano presenti all'interno della Basilica e la decoravano. Questo posto qui anticamente era il refettorio del convento, il luogo dove i frati consumavano i pasti. Questo affresco che vediamo noi alle nostre spalle sono le nozze di Cana, il primo miracolo di Gesù. È una scena dove appunto conviviale, dove c'è un pranzo, un banchetto. La basilica, soprattutto negli ultimi anni, è visitata e presa di mira da tantissimi turisti che vengono
appositamente a visitare la basilica, a scoprire angolo dopo angolo quelle che sono le meraviglie conservate all'interno della basilica. Turisti provenienti da ogni parte del mondo, abbiamo tantissimi che vengono dall'Oriente, dall'Occidente, e anno dopo anno avvertiamo sempre un maggior interesse verso questo sito.